È il 1999, il Millennium Bug è alle porte, Michael Jordan si ritira dal basket per la seconda volta e Mika Häkkinen diventa campione del mondo di Formula 1. Va tutto relativamente bene. E in quel clima di calma apparente, una vecchia volpe tedesca stava per realizzare qualcosa di allucinante. Sto parlando di Willi Koenig. Il caro Willi, classe 1938, da sempre impegnato nelle corse e nelle preparazioni di vetture sportive, nel 1977 fondò la propria compagnia, la Koenig Specials. Essendo nelle grazie di Enzo Ferrari, che lo celebrò invitandolo a Maranello dopo la vittoria nel German High Climbing Championship nel 62, con la 250 GT SVB berlinetta si sentì in dovere di elaborare proprio le Ferrari. Willi aprì baracche burattini a Monaco modificando una 365 GT4. Le sue customizzazioni risultarono sempre parecchio appariscenti ed incuriosirono svariati proprietari di Ferrari che vollero modificare le proprie auto. Sull'onda dell'entusiasmo, più suo che di Enzo c'è da scommetterci, iniziò a creare silhouette azzardate, quasi da Gundam, con upgrade meccanici da pelle d'oca. Aggiunse sovralimentazioni ed aerodinamiche in materiali compositi, che gli valsero anche dei record di velocità. La sopracitata 365 fu spinta a 322 all'ora, giusto per dire. Piazzò dei colpi da maestro come la testa rossa biturbo da 1000 cavalli o ancora la stessa in versione cabriolet mai approvata da Maranello per via della dubbia tenuta del telaio, fino all'F40 da 750 cavalli, la Ferrari 308 single turbo da 400 cavalli e la protagonista reale di questo video, la Ferrari F50 twin turbo. Koenig prese il V12 derivato dalla 640 F1 di Mansell e lo fornì di un impianto di sovralimentazione twin turbo, affinato al banco prova con i suoi ingegneri che riprogettarono pistoni, collettori, impianto di scarico libero, impianto di raffreddamento con intercooler, frizione e raffreddamento del cambio. Con un rapporto di compressione a 8,5 a 1, sprigionò ben 850 cavalli di potenza contro i 520 di serie. Uno 0 a 100 inferiore ai 3 secondi con una top speed di oltre 350 km/h. Già ci voleva manico di suo, con questa toccava votarsi a qualche santo. Quando Gemballa e Novitec erano ancora dei semplici sogni, Koenig faceva impazzire il mondo con le sue creazioni stravaganti ed estremamente pericolose. Spinto dal fiorente mercato tedesco degli anni 70 e 80, vide crescere la sua idea di business con vetture esotiche trasformate radicalmente per abbienti estimatori sparsi per il globo. Immancabili clienti VIP come Sylvester Stallone, oltre al mercato giapponese dove andava fortissimo. Ma si sa, dopo la salita c'è la discesa. Enzo Ferrari, stanco di vedere le sue creazioni mutilate e stravolte, diede il là all'azione legale, imponendo a Koenig di rimuovere il cavallino rampante dalle sue vetture, dal momento che non erano più da considerarsi vere Ferrari. Oggigiorno arriva la lettera anche per un semplice wrap. Effettivamente come cambiano i tempi. Con l'avvento di tuner interni alle case costruttrici, la divisione M per BMW ad esempio, Koenig vide affievolire la propria stella, ridimensionando le proprie lavorazioni ma continuando ad esistere ancora oggi, producendo ahimè solo alcune componenti e non preparando intere vetture.